Alcuni dei luoghi più rari d'Europa si trovano in Sardegna. Un'isola dove esistono spiagge composte da quarzo, montagne che emergono direttamente dal mare e strutture costruite oltre 3000 anni fa. La Sardegna è la seconda isola più grande del Mediterraneo. Il suo isolamento ha permesso la conservazione di paesaggi, ecosistemi e testimonianze storiche uniche. In questo video esploriamo 10 luoghi che rappresentano alcune delle caratteristiche più straordinarie di quest'isola. Luoghi che raccontano la sua origine, la sua evoluzione e la sua identità. L'isola di Tavolara si trova lungo la costa nord-orientale della Sardegna, di fronte al Golfo di Olbia. È un massiccio calcareo lungo circa 5 km e largo poco più di 1 chilometro. La sua altezza massima raggiunge i 565 metri sul livello del mare. Dal punto di vista geologico, Tavolara è composta principalmente da rocce calcaree e dolomitiche, risalenti al Mesozoico. La sua struttura verticale è il risultato di movimenti tettonici e di un lungo processo di erosione marina. L'isola fa parte dell'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, istituita nel 1997 per tutelare la biodiversità del tratto di mare circostante. Le acque che la circondano sono caratterizzate da fondali sabbiosi e praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema marino mediterraneo. Sull'isola è presente una piccola area abitata nella parte più bassa, chiamata spalmatore di terra. Per secoli Tavolara è stata utilizzata per attività di pesca e allevamento. Nel XIX secolo la famiglia Bertoleoni proclamò simbolicamente il Regno di Tavolara, un episodio storico curioso che ancora oggi fa parte dell'identità locale. Oltre al suo valore naturalistico, Tavolara rappresenta un punto di riferimento visivo per tutta la costa gallurese. Vista dal mare o dall'alto, appare come una montagna isolata che emerge verticalmente dall'acqua. Questa combinazione di imponenza geologica, biodiversità marina e storia locale rende Tavolara uno dei luoghi più rappresentativi della Sardegna. La spiaggia rosa si trova sull'isola di Budelli, all'interno dell'arcipelago di La Maddalena, nel nord-est della Sardegna. Budelli è un'isola granitica formatasi oltre 300 milioni di anni fa, durante i processi geologici che hanno dato origine al basamento della Sardegna e della Corsica. La spiaggia deve il suo caratteristico colore rosa alla presenza di minuscoli frammenti di organismi marini, in particolare di un microorganismo chiamato Miniacina miniacea. Questo organismo vive nelle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina fondamentale per l'ecosistema mediterraneo. Quando questi microorganismi muoiono, i loro gusci calcarei si depositano sulla riva e nel tempo si mescolano con sabbia e altri sedimenti, creando la tipica colorazione rosa. Il colore è più visibile in condizioni di luce diretta e da una certa distanza. La spiaggia rosa è considerata uno dei fenomeni naturali più rari del Mediterraneo. Per proteggerla dall'erosione e dall'impatto umano, l'accesso diretto alla spiaggia è vietato dal 1994. Le acque circostanti sono caratterizzate da fondali estremamente limpidi e da un'elevata biodiversità marina. La spiaggia rosa rappresenta uno degli esempi più distintivi della diversità naturale della Sardegna. Un luogo dove fenomeni biologici e geologici hanno creato un ambiente unico al mondo. Sulla costa nord-occidentale della Sardegna, vicino alla città di Alghero, si trova il promontorio di Capocaccia. Sulla sua sommità
a circa 186 metri sopra il livello del mare, si trova il faro di Capocaccia. Costruito nel 1864, il faro rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la navigazione in questa parte del Mediterraneo. La sua posizione elevata consente una visibilità che si estende per decine di chilometri. Il promontorio su cui sorge è composto principalmente da rocce calcaree, formatesi tra 200 e 100 milioni di anni fa, quando questa area era completamente sommersa dal mare. Sul lato orientale del promontorio si trova la scala del Cabirol. Si tratta di una scalinata composta da 645 gradini, costruita lungo la parete rocciosa. Questa scala permette di raggiungere la grotta di Nettuno, una cavità naturale formata dal fenomeno del karsismo. Di fronte al promontorio si trova l'isola Foradada. Il suo nome deriva dalla grande apertura naturale che attraversa la roccia. Questa apertura si è formata a causa dell'erosione causata dal moto continuo delle onde e dall'azione degli agenti atmosferici. La struttura calcarea dell'isola è simile a quella di Capocaccia e ha la stessa origine geologica. L'intera area fa parte dell'area marina protetta di Capocaccia, Isola Piana, istituita per preservare l'equilibrio dell'ecosistema marino e costiero. Capocaccia rappresenta uno degli esempi più evidenti dei processi geologici che hanno modellato la Sardegna nel corso di milioni di anni. Un luogo dove geologia, storia e mare si incontrano. Sulla costa sud-occidentale della Sardegna, nella regione dell'Iglesiente, si trova Porto Flavia. Questa struttura è stata costruita nel 1924 dall'ingegnere Cesare Vecelli. Il suo scopo era quello di facilitare il trasporto dei minerali estratti dalle miniere dell'entroterra, principalmente piombo e zinco. Prima della sua costruzione, il materiale veniva trasportato manualmente fino al porto, con tempi lunghi e costi elevati. Porto Flavia introdusse un sistema innovativo. Il minerale veniva trasportato attraverso gallerie scavate nella montagna e immagazzinato in grandi silos interni. Di fronte a Porto Flavia emerge Pan di Zucchero. Si tratta di un faraglione calcareo alto circa 133 metri. È considerato il più alto faraglione del Mediterraneo. La sua formazione risale a milioni di anni fa, quando l'erosione marina ha progressivamente isolato questa porzione di roccia dalla costa. Pan di Zucchero è composto principalmente da calcare, una roccia sedimentaria di origine marina. La sua struttura verticale è il risultato di lunghi processi geologici e dell'azione continua del mare. Oggi questo luogo rappresenta uno dei paesaggi più iconici della Sardegna, un punto in cui geologia naturale e storia industriale coesistono nello stesso spazio. La spiaggia di Isarutas si trova sulla costa occidentale della Sardegna, nella penisola del Sinis, in provincia di Oristano. A differenza della maggior parte delle spiagge, Isarutas non è composta da sabbia tradizionale. La sua superficie è formata da granelli di quarzo. Questi piccoli frammenti hanno una forma arrotondata e dimensioni simili a chicchi di riso. Il quarzo è un minerale molto resistente, formatosi milioni di anni fa all'interno delle rocce granitiche della Sardegna. Nel corso del tempo, l'erosione causata dal vento, dalla pioggia e dalle onde ha frammentato queste rocce. I frammenti sono stati trasportati verso la costa e levigati dall'azione continua del mare. Questo processo ha creato la caratteristica superficie chiara e brillante della spiaggia. Il colore varia dal bianco al rosa, fino a tonalità verdi e dorate, a seconda della composizione dei minerali. Isarutas si trova all'interno dell'area marina protetta della penisola del Sinis,
isola di Mal di Ventre, istituita per preservare l'equilibrio dell'ecosistema marino e costiero. Il fondale marino è caratterizzato da elevata trasparenza e profondità crescente. Questo contribuisce alla particolare colorazione dell'acqua, che varia dal turchese al blu intenso. La formazione di una spiaggia composta quasi interamente da quarzo è un fenomeno estremamente raro. Isa Rutas rappresenta uno degli esempi più distintivi della geologia costiera della Sardegna. Bosa si trova sulla costa occidentale della Sardegna. Il fiume Temo ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della città, facilitando il commercio e i collegamenti con l'entroterra. Il centro storico è caratterizzato da case costruite in pietra e sviluppate lungo il pendio della collina. Le abitazioni presentano colori diversi, una caratteristica che si è sviluppata nel tempo come elemento distintivo del borgo. Sopra la città si trova il castello dei Malaspina. La costruzione iniziò nel XII secolo, durante il periodo medievale. Il castello fu realizzato in una posizione strategica per controllare il territorio circostante e l'accesso dal mare. Le mura e la torre principale sono costruite utilizzando la roccia locale. A circa 2 chilometri dalla città si trova Cane Malu. Si tratta di una formazione rocciosa composta principalmente da basalto, una roccia vulcanica formatasi dal raffreddamento della lava. Nel corso del tempo, l'azione continua del mare ha eroso la superficie della roccia. Questo processo ha creato cavità e depressioni naturali. Queste cavità si riempiono di acqua marina, formando piscine naturali. La superficie liscia e le forme arrotondate sono il risultato di migliaia di anni di erosione. Sarchitu si trova sulla costa occidentale della Sardegna, nel territorio di Cuglieri, lungo la penisola del Sinis. Il suo nome deriva dalla lingua sarda e significa il piccolo arco. Questa formazione naturale è composta principalmente da calcare, una roccia sedimentaria formatasi milioni di anni fa dall'accumulo di organismi marini. In origine, questa zona era completamente sommersa dal mare. Nel corso del tempo, il sollevamento della crosta terrestre ha portato queste rocce in superficie. Successivamente, l'azione continua delle onde, del vento e degli agenti atmosferici ha eroso le parti più fragili della roccia. Questo processo, durato migliaia di anni, ha creato l'arco naturale, visibile oggi. L'arco collega due porzioni della costa e forma una struttura stabile grazie alla resistenza del calcare. Sarchitu rappresenta un esempio evidente dei processi di erosione marina che hanno modellato la costa della Sardegna. Una formazione naturale creata interamente dall'azione degli elementi. La cascata di Capo Nieddu si trova sulla costa occidentale della Sardegna, nel territorio di Cuglieri. È uno dei pochi casi in Europa in cui una cascata si getta direttamente nel mare. Il corso d'acqua che alimenta la cascata è stagionale. Il fenomeno è visibile principalmente durante l'inverno e nei periodi di forti piogge. L'area circostante è composta prevalentemente da rocce basaltiche. Il basalto è una roccia vulcanica formata dal raffreddamento rapido della lava. Queste rocce si sono originate milioni di anni fa, durante antiche attività vulcaniche, che hanno interessato questa parte dell'isola. Nel tempo, l'erosione causata dall'acqua piovana ha inciso la superficie rocciosa. Questo processo ha creato un dislivello naturale che permette all'acqua di cadere direttamente nel Mediterraneo. Il contrasto tra la roccia scura e l'acqua chiara evidenzia la natura vulcanica dell'area.
La presenza del mare alla base della cascata rende questo luogo particolarmente raro dal punto di vista geomorfologico. Capo Nieddu rappresenta un esempio di interazione tra attività vulcanica antica ed erosione idrica moderna. Un fenomeno naturale visibile solo in condizioni climatiche specifiche. La Giara di Gesturi è un altopiano situato nella Sardegna centro-meridionale, tra le province di Sud Sardegna e Oristano. Si trova a un'altitudine media di circa 550 metri sul livello del mare. Questo altopiano ha origine vulcanica e si è formato tra 2 e 4 milioni di anni fa, durante intense attività eruttive. La superficie della Giara è caratterizzata dalla presenza dei cosiddetti paulis. I paulis sono depressioni naturali che raccolgono l'acqua piovana. La Giara è famosa per ospitare i cavallini della Giara. Si tratta di una popolazione di cavalli selvaggi presente esclusivamente in questo territorio. La loro presenza risale a migliaia di anni fa. Il lungo isolamento geografico ha permesso la conservazione delle loro caratteristiche originarie. Questi cavalli vivono allo stato brado e si sono adattati alle condizioni ambientali dell'altopiano. L'ecosistema della Giara è rimasto relativamente stabile grazie alla sua posizione isolata e alla limitata attività umana. Questo ha permesso la conservazione di un ambiente naturale unico in Europa. La Giara di Gesturi rappresenta un esempio diretto di altopiano vulcanico che ha mantenuto il suo equilibrio naturale nel tempo. Su Nuragi di Barumini si trova nella Sardegna centro-meridionale, nella regione della Marmilla. È il complesso nuragico più importante e meglio conservato dell'isola. La struttura fu costruita durante l'età del bronzo, intorno al XV secolo a.C. Appartiene alla civiltà nuragica, una civiltà sviluppatasi esclusivamente in Sardegna tra circa il 1800 e il 500 a.C. Il complesso è costruito utilizzando blocchi di basalto, una roccia vulcanica presente naturalmente nella zona. La struttura principale è una torre centrale alta originariamente oltre 18 metri. Questa torre era utilizzata come punto di osservazione e difesa. Attorno alla torre centrale furono costruite 4 torri secondarie, collegate tra loro da mura. Successivamente venne sviluppato un intero villaggio, composto da decine di abitazioni circolari. Queste strutture indicano che Su Nuragi era un importante centro abitato. Nel 1997, Su Nuragi di Barumini è stato riconosciuto come Patrimonio Mondiale UNESCO. Questo riconoscimento conferma il suo valore storico e archeologico. Questi luoghi sono solo una parte dell'identità di quest'isola millenaria. Se vuoi scoprire altri angoli nascosti della Sardegna, iscriviti al canale.